Ciao a tutti, oggi parleremo dei generi dei nomi in dialetto marocchino. In dialetto marocchino, ma più in generale in arabo, abbiamo come in italiano due generi per i nomi, ovvero il genere maschile e il genere femminile. Per quanto riguarda il genere femminile possiamo distinguere i nomi in 4 gruppi. Vediamo subito il primo. Sono di genere femminile tutti quei nomi che indicano un essere umano o un animale di sesso femminile. Quindi in questo gruppo ad esempio troviamo la parola madre, bint, figlia, ukht, sorella. Nel secondo gruppo troviamo invece le parti del corpo che sono doppie. Per esempio, yid, mano, ain, occhio, rijl, piede. Nel terzo gruppo troviamo tutti quei nomi che con l'utilizzo sono diventati di genere femminile. Ad esempio abbiamo Shams, sole, Nar, fuoco, Ard, terra, Rih, vento, Bled, paese. Poi abbiamo anche Kirsh, pancia, Harb, guerra, Beb, porta, Dar, casa, Zit, olio. L'ultimo gruppo invece è un po' più semplice da ricordare perché fanno parte di questo gruppo tutti quei nomi che terminano con la lettera A. Queste parole non terminano semplicemente con una lettera A, in realtà terminano con una lettera un po' particolare che si chiama ta marbuta. Come spero voi sappiate, nell'alfabeto arabo le lettere assumono 3 diverse forme, ovvero hanno una forma se si trovano all'inizio di una parola, hanno un'altra forma se si trovano all'interno di una parola, quindi in mezzo a 2 lettere, e hanno un'altra forma se si trovano alla fine di una parola. Qual è la particolarità di questa lettera? Questa ta marbuta, ovvero questa T legata, nel momento in cui si viene a trovare tra 2 lettere si scioglie, quindi da ta marbuta, ovvero ta legata, diventa una semplice ta. Quindi diciamo si slega e si apre. Questo cosa significa? Significa che questa lettera la troviamo solo alla fine delle parole, perché se noi la posizioniamo all'interno di una parola, questa lettera si slega, per cui non troviamo più la ta marbuta, ma troviamo una semplice ta. Questa lettera generalmente ha suono A, ma nel momento in cui la parola che termina con la lettera ta marbuta si trova all'interno di uno stato costrutto, che vedremo poi più specificatamente in un altro video, questa A diventa AT. Facciamo un esempio. Prendiamo la parola smia, che significa nome. Quando io pronuncio il termine smia, vedo che questa parola termina con la lettera A. Ma se io dico smiyat khti, quindi il nome di mia sorella, vediamo che pronuncio smiyat e non più smia. È infatti un errore non pronunciare la lettera T in una parola che finisce per ta marbuta quando questa si trova all'interno di uno stato costrutto. Quindi all'interno di quest'ultimo gruppo troviamo tutti i nomi che terminano con la lettera ta marbuta, come ad esempio le parole zbda, burro, kelma, parola, smia, nome, ramla, sabbia e così via. Mi collego a quest'ultimo gruppo per parlare della formazione del femminile partendo da un termine maschile. Anche questo è molto semplice perché, come in italiano, la maggior parte delle volte basta aggiungere la lettera A. Per esempio, prendiamo la parola l'walid, padre. Per dire madre diremo l'walida, quindi semplicemente aggiungiamo una ta marbuta alla fine della parola, una A alla fine della parola. Come in tutte le regole grammaticali ci sono delle eccezioni, però sono veramente rare, per cui per quanto riguarda la formazione del femminile possiamo prendere questa come regola generale. Per quanto riguarda il genere maschile, anche qua possiamo distinguere 3 gruppi. Nel primo gruppo, come abbiamo visto con il genere femminile, abbiamo tutti quei nomi che rappresentano esseri umani o animali di sesso maschile. Ad esempio abbiamo la parola ab, padre,
أخ fratello, جد nonno. Per quanto riguarda il secondo gruppo, anche qui troviamo tutti quei nomi che l'uso comune ha reso di genere maschile. In particolare sono parole che indicano gruppi umani, per esempio gruppi di persone che appartengono ad una stessa religione, oppure gli abitanti di una città. Per esempio abbiamo le parole Ansara, i cristiani, Mekensa, gli abitanti di Meknes, una città in Marocco, Bidawa, gli abitanti di Casablanca, un'altra città in Marocco. Alla fine abbiamo il gruppo di tutte quelle parole che non terminano per A e quindi con la ta marbuta. Ad esempio, suq, mercato, jebel, montagna, kas, bicchiere. Questa lezione finisce qui, se avete delle domande, dei dubbi o dei suggerimenti potete lasciarli nei commenti. Spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo alla prossima lezione. Bislema!